Okay, so I think we can shave off some vital seconds in this session by my not introducing myself. And move straight on to the first paper, which Abby Brandon has provided us an excellent lead into by saying in the discussion to the last session that the spiritual literature of the later 16th century is not, contrary to rumours to the contrary, boring. It's extremely interesting, and Andrea's paper is going to illustrate that for us. Andrea, who we've already seen as chair of a session yesterday, is a ricercatore at the Scuola Normale, where he previously completed his degree in philology and linguistics. He's taught at the universities of Potenza and Parma and at the Istituto Universitario di Studi Superiore in Pavia, and his work has included studies of Petrarch and the reception of Petrarch, work on the art of memory and its relationship with the literary and figurative culture of the Renaissance, and more generally, the relationship between literature and the visual arts. He's the author of several books, including Petrarcheschi segni di memoria, spie, postille, metafore, 2007, and Vedere versi, un manoscritto di emblemi petrarcheschi, 2012. And he's also edited works by Pomponio Torelli and Lodovico Dolce. And his paper today is on something very arcane, which I would bet that not many people in this room know too much about, un'altra riscrittura spirituale dei Fragmenta petrarcheschi, le Rime di Lucia Colao. Grazie Virginia per la presentazione e grazie ancora per l'invito a questo convegno, che mi dà anche l'opportunità di presentare un case study inserito in un più complesso percorso di ricerca che affronta le esperienze di riscrittura spirituale dei classici nella letteratura italiana della prima età moderna. Come interessante forma di ricezione produttiva, la riscrittura di un testo secondo il registro spirituale interessa sia le opere di autori canonizzati dal dibattito critico coevo, come Petrarca, Boccaccio, Tasso, sia quelle di autori legittimati dalla vasta fortuna editoriale, è il caso di Ariosto, e procede dal grado minimo della citazione rifunzionalizzata a quello massimo dell'integrale trasferimento di strutture, di concetti e di forme da un codice culturale all'altro. La fortuna del canzoniere petrarchesco è stata, anche in tal senso, precoce e articolata alla teorizzazione ideologica e codificazione formale del Petrarca spirituale di Girolamo Malipiero. Possiamo infatti affiancare la riscrittura eccedente e militante del tesoro di Sacra Scrittura sopra le rime di Petrarca di Giacomo Salvatorino, la simulazione di Fragmenta per voce femminile delle risposte di Madonna Laura Messer Francesco Petrarca attribuite a Stefano Colonna, ma anche altri testi che attuano una moralizzazione parziale della produzione poetica petrarchesca. Nel contesto di tale orizzonte culturale vorrei portare il mio contributo alla discussione di questo convegno presentando la produzione poetica della scrittrice friulana Lucia Colao, a mio avviso una valida testimonianza della persistenza della fortuna di Vittoria Colonna anche in età post-tridentina, nonché del valore di legittimante modello stilistico e tematico riconosciuto alla sua esperienza lirica di matrice spirituale. Di Colao possediamo minime notizie bibliografiche, sappiamo che nacque con ogni probabilità negli anni 70 del Cinquecento e che, pur non appartenendo all'elite aristocratica, la sua famiglia godette di una collocazione sociale alta derivata dai successi nella professione di pellicciai e accostabile allo status nobiliare in termini di benessere, educazione e prestigio pubblico. Tale condizione economica dovette favorire la formazione letteraria di Lucia e assicurò ai Colao stretti rapporti con le più note famiglie nobili di Oderzo, come i Melchiorri e soprattutto gli Amalteo. Oderzo era il paese friulano natio di Colao. Proprio a questi ultimi, agli Amalteo, si deve la conservazione delle tracce dell'attività poetica di Colao e anche la diffusione dei suoi lavori nella coeva comunità intellettuale d'area veneta. Una rara testimonianza in tal senso è offerta da un sonetto delle rime di Orsato Giustinian, in cui la figura di Colao, d'umil forma in corpo frale, ma di lume celeste e immortale, è accostata topicamente a quella di Saffo, in una vittoriosa comparazione,
perché, ove in cantar d'amor lascivo e vano, quella impiegò la sua famosa lira, tu, specchio d'onestà, lo stil sovrano, volgi ovunque di Dio, zelo t'inspira, e l'alme purghi d'ogni affetto insano. Subito dopo questo sonetto Giustinian, peraltro, ne dedica uno, nella stessa raccolta, ne dedica uno a Lucrezia Marinella e un altro a Maddalena Campiglia. Unica notizia biografica, desumibile dal suo corpus lirico, canonicamente improntato a un dettato spirituale astratto da qualsiasi contingenza storica, è il debito di riconoscenza contratto col Sacro Illustre Comenduno, che dovette aver giocato un ruolo importante nell'educazione religiosa di Colao. Il riferimento potrebbe andare al cardinale veneziano Giovan Francesco Comendone, figura di rilievo della diplomazia vaticana nella seconda metà del secolo ed esperto di diritto ecclesiastico, autore di un saggio sul nepotismo della corte di Roma e corrispondente abituale di Annibal Caro, Guglielmo Sirleto e Paolo Manuzio. Per ritrovare citato il nome di Colao bisogna però ricorrere ai soliti preziosi repertori eruditi settecenteschi. Ad esempio, Giovanni degli Agostini, nella voce dedicata a Girolamo Malipiero, all'interno delle sue notizie storico-critiche, ricorda che Lucia Colao, cittadina di Uderzo, ridusse ella pure in rime spirituali il Petrarca, che scritti a mano si custodiscono appresso i nobili signori amaltei della città di Oderzo, appunto. Che l'incontro con l'opera di Colao non fu trascurabile per quella famiglia di letterati trevigiani è confermato anche da un suo rappresentante ottocentesco, Francesco Amalteo, allorquando affianca la poesia di Colao a quella di un'altra gloria letteraria veneta come Gaspara Stampa. Forse, proprio sulla scorta di questo intervento di Amalteo, l'illustre accostamento è ripreso anche da Antonio Bottari nelle sue Stanze sopra Treviso, un poemetto del 1846 in elogio di vari letterati locali. Del resto, proprio in seguito alla gentilezza dell'illustrissimo signor Orazio Amalteo di Uderzo, fu trasmesso a Luisa Bergalli il manoscritto autografo di una parafrasi delle rime del Petrarca in argomenti sacri ridotte e, come appare dal saggio che io ne do, assai più felicemente che non fece Salvatorino e il Malipiero. Per quanto Bergalli offra precise indicazioni biografiche, l'intestazione incerta sostituisce il nome di Colao ad apertura delle selezioni delle sue rime accolte nella silloge, appunto di componimenti poetici delle più illustri rimatrici d'ogni secolo. Bergalli antologizza le riscritture spirituali di 26 fragmenta petrarcheschi, che costituiscono, a quanto ha finora appurato, le uniche testimonianze a stampa della produzione di Colao, tradita invece, fino ai nostri giorni, da 2 codici conservati presso le biblioteche comunali di Treviso e di Vittorio Veneto. Il manoscritto 3125 della Biblioteca Civica di Treviso è formato da 2 parti. La prima, di 92 carte, rilegate in pergamena, conserva la lezione di 93 testi, corrispondenti a 53 fragmenta petrarcheschi, alcuni dei quali quindi sono stati riscritti in 2 o 3 volte. Nella raccolta trovano spazio anche le revisioni spirituali dei primi capitoli del Triumphus Copidinis e del Triumphus Mortis. La seconda parte di questo codice riporta 84 testi che vanno a riscrivere 74 fragmenta petrarcheschi e, esattamente come la prima, si presenta come un esemplare trascritto in pulito e successivamente segnato da un intenso intervento correttorio, segnalato anche dalle didascalie fatto e non poste in margine a gran parte dei componimenti. Il codice di Treviso quindi testimonia dunque complessivamente la riscrittura da parte di Colao di 109 fragmenta petrarcheschi, molti presentati quindi in più versioni. Il secondo manoscritto da considerare è invece conservato presso la Biblioteca Civica di Vittorio Veneto, con segnatura a 683 poeti di Oderzo, e viene presentato come una raccolta di componimenti di 6 poeti del XVI secolo, tratti, cito, da manoscritti originali nell'anno 1736. Il codice di Vittorio Veneto conserva i travestimenti spirituali di 78 fragmenta, e anche questo esemplare vede più di un testo riportare correzioni e varianti sostanziali. Prima di ogni testo di Colao è riportato il rinvio al numero del fragmentum e della pagina relativi all'edizione del canzoniere petrarchesco apparsa a Padova nel 1732 per i tipi di Comino. Alimentare l'orizzonte d'attesa dei lettori col richiamo memoriale dell'ipotesto era del resto un passaggio obbligato per il buon funzionamento del palinsesto spirituale. Nella scelta delle rime amorose di Torquato Tasso, fatte spirituali, dal parmense Crisipo Selva, i lettori vengono avvisati di tale procedimento fin dalla lettera prefatoria.
Si avvertisce che i primi versi di ciascuna composizione amorosa del Tasso, che per tale traduzione sono cambiati, si sono posti sopra dette composizioni, acciocché più agevolmente si possano trovare sul testo amoroso e confrontarle. Tornando a Colao, possiamo dunque constatare che l'intervento di riscrittura riguarda un totale di 157 fragmenta, poiché numerosi sono i casi di sovrapposizione tra i testimoni. E riassumendo, possiamo constatare che i fragmenta riportati soltanto dal manoscritto di Treviso sono 55, quelli traditi soltanto dal codice di Vittorio Veneto sono 41, quelli riportati da entrambi i manoscritti sono 36, e che all'interno dei 26 testi traditi nella silloge di Bergalli, 7 compaiono solo in questa stampa, uno è riportato anche dal codice di Vittorio Veneto e 17 risultano già presenti nel manoscritto di Treviso. Tutti i fragmenta riscritti appartengono alla prima parte del canzoniere, quella che necessita topicamente di un più intenso lavoro di correzione, volto a riorientare la lode poetica dalla creatura terrena al creatore celeste e a riconfigurare in una prospettiva spirituale situazioni, immagini e stilemi caratteristici della lirica amorosa, ma anche la parte in cui la crisi dell'io lirico, scisso tra le pulsioni di un desiderio erotico irrealizzabile e la consapevolezza di un amore divino raggiungibile solo con un intenso moto di volontà, offre un modello psicologico più che adatto per la delineazione di un soggetto poetico ritratto durante un percorso penitenziale. Fino alla canzone 264, che è l'ultimo testo che Colao riscrive, e che è snodo narrativo e concettuale dell'intero canzoniere, tutte le decadi del corpus lirico petrarchesco sono interessate dal lavoro di riscrittura di Colao, che nei primi 50 fragmenta tralascia soltanto 3 testi. Dal punto di vista metrico, la selezione di Colao è generosa e ambiziosa, perché testimonia la volontà di cimentarsi con tutte le forme presenti nel canzoniere. Possiamo infatti rinvenire la riscrittura spirituale di 126 sonetti, 22 canzoni, 6 sestine, 2 ballate e un madrigale. Come si può vedere, la distribuzione percentuale delle forme metriche è sostanzialmente analoga a quella dei fragmenta, rispetto ai quali dunque lo stato attuale di ricostruzione del corpus di Colao ci consegna un fedele e proporzionato specimen. La proposta ipertestuale della scrittrice friulana sembra peraltro distinguersi tanto da quella di Malipiero, che è integrale ma è limitata solo ai sonetti e alle canzoni, quanto da quella di Salvatorino, che è estesasi anche a madrigali e ballate, ma impegnata nella revisione di una sola canzone. Un precedente, ovviamente più affine, sono invece i sonetti di Madonna Laura, dove assistiamo a una moralizzazione integrale di tutti i fragmenta del canzoniere. E a quest'ultima operazione di travestimento spirituale del dettato poetico petrarchesco, Colao sembra guardare anche per alcune soluzioni stilistiche e tematiche di riscrittura. Vediamo ad esempio il caso del fragmentum incipitario, riscritto in più redazioni secondo modalità differenti di trattamento dell'ipotesto, che rivelano comunque la volontà della poetessa friulana di affermare un'autonoma identità autoriale. 2 testi, traditi dal corpus principale del codice trevigiano e dal manoscritto di Vittorio Veneto, testimoniano una lezione più fedele all'originale petrarchesco, che chiamerò versione A. Mentre la riscrittura del sonetto, rinvenibile tra i fogli sciolti del codice di Treviso, propone una lezione più libera, la versione B, e che forse esplicita la mediazione del testo attribuito a Stefano Colonna. La riscrittura di quest'ultimo, cioè la riscrittura che Stefano Colonna offre del canzoniere petrarchesco, non ci offre, nel primo testo come anche altrove, un reale sonetto di risposta di Laura a un testo di proposta di Petrarca, bensì la semplice riconfigurazione grammaticale del medesimo messaggio lirico. Il convitato di pietra della grande palinodia incipitaria, con cui Petrarca sottopone a profonda revisione la propria esperienza esistenziale, rivelandone proleticamente lo statuto di errore, di vergogna e di sogno, prima ancora di analizzarne tutta la complessità psicologica e morale, quindi Laura, prende sì parola nel testo di Stefano Colonna, ma lo fa solo per esprimere in prima persona le medesime istanze dell'amante poeta, riconoscendo a sua volta la contrapposizione tra il verace amore celeste e quello terreno, per cui lei stessa divenne vergognosa favola al vulgo, e soprattutto chiedendo perdono per aver tratto l'amante in amoroso errore. La configurazione penitenziale della Laura Agens, condotta qui strategicamente per voce di un'apparente Laura Auctrix,
risponde a una chiara funzionalità esemplare, dal momento che l'Aura stessa autolegittima il proprio statuto di messo e subalterno, cui si addice come naturale un basso e vario stil, nel testo di Colonna sempre, di fronte a quel pubblico di donne gentil che a metà Cinquecento rappresenta il lettore ideale di Petrarca e del petrarchismo. Un pubblico che dunque delimita e qualifica, nella proposta sempre di Stefano Colonna, il generico voi dell'ipotesto e che trova un rappresentante implicito nella dedicataria dell'opera, Vittoria Farnese, invocata però nella lettera prefatoria di Pier Antonio Mierio solo come Vittoria, moglie diletta dell'eccellentissimo signor Guidobaldo. Anche Colao è parte integrante di quel soggetto collettivo femminile individuato nella formula donne gentili. E adesso la riscrittura friulana rivolge in modo più o meno esplicito il proprio canto. Pur nella maggior fedeltà al dettato ipotestuale, la versione A della riscrittura del primo sonetto testimonia la piena assunzione di un ruolo autoriale da parte della scrittrice friulana, che riconosce il carattere trasformazionale della relazione tra la propria poesia, in queste mie rime, e quella di Petrarca, il suono del sublime toscano. Il suono dei sospiri è dunque qui ridotto al suono della ripresa delle parole rima, che gestisce la dinamica intertestuale tra Petrarca e Colao, o più genericamente al semplice suono del modello stilistico e tematico del canzoniere, di cui le rime di Colao ci offrono un'esecuzione, una performance interpretativa e correttiva. Affermando tutta la legittimità di una indipendente soggettività lirica, per quanto rispettosa di altri modelli, in debil voce e stil piango e ragiono, Colao attualizza entro la propria femminile esperienza di vita il giovanile errore di chi ha preferito l'amore sensuale a quello divino, la contemplazione della creatura a quello del creatore, fatto abuso del celeste dono, e ora chiede perdono di ciò. L'elaborazione stilistica della prima quartina rivela da subito l'investimento di Colao in questo, sempre della versione A, rivela da subito l'investimento di Colao in questo progetto poetico. L'iperbato, la doppia inarcatura, l'inversione delle parole rima partecipano alla costruzione di una sintassi che alimenta l'ambiguità del sintagma in altro amore, riferibile tanto all'amore profano cantato dal sublime toscano, e quindi potremmo parafrasare la poesia di Petrarca incentrata su un amore differente dal mio, quanto all'amor sacro verso cui Colao esorta il proprio pubblico a cercare scampo dal giovanile errore, e quindi vi esorta a fuggire il giovanile errore verso un altro tipo di amore. Presentato qui ancora in forma indistinta, tale pubblico, a cui Colao rivolge la sua poesia e in generale tutta la sua operazione di riscrittura, si qualifica nella versione B della riscrittura e lo fa proprio attraverso la ripresa del già visto sintagma vocativo donne gentil, che ricordo peraltro essere anche l'appellativo con cui Bembo designa Vittoria Colonna nel sonetto 138 a Giovio, perché lo stilo mai non rivolgete a questa, novo in terra dolce nostro, e dolce mostro, donna gentil, che non di perle o d'ostro, ma sol d'onor e di virtute a sete. A questo soggetto femminile, a questo soggetto collettivo femminile, Colao indirizza una nuova esperienza poetica che, assimilato il modello formale petrarchesco, lo stil d'ogni altro il più migliore, si augura di andare oltre il dettato lirico del canzoniere, qui significativamente disatteso nei suoi versi più memorabili, e di offrire una salvifica sintesi poetica della grazia, armonia, e della fermezza, tuono, della parola divina. Sembra riecheggiare qui la riflessione di Gabriele Fiamma nell'avviso ai lettori delle sue rime spirituali circa la necessità di rinnovare la lirica moderna, e abbiamo visto sulla scorta dell'exemplum di Vittoria Colonna, riconoscendone ed esplicitandone l'originaria natura di discorso sacro. Mi son dato a fare questo libro di rime spirituali nelle quali io torno la poesia al suo principio. L'evoluzione del modello petrarchista, seguito sul piano estetico ma non su quello ideologico, è peraltro perseguita nelle rime di Colao proprio attraverso un corpo a corpo con tale modello, in cui la scrittrice friulana chiama il suo pubblico a rispecchiarsi nell'esemplare confessione lirica di chi, come lei, pur costantemente attaccata da amore, ha compreso tutta la vergogna di un cedimento alle vanità terrene.
Come in molta lirica religiosa, anche in Colao l'argomentazione poetica adotta dunque il modello penitenziale. Diversamente da altri petrarca spirituali, però, le rime di Colao sviluppano tale modello per voce di un meno stereotipato soggetto poetico, un io lirico femminile accostabile, per predisposizione all'indagine introspettiva, a quella sublime figura di Laura Meditans, incastonata a cammeo da Petrarca nel Fragmentum 100 ed evocata da Colao nella versione A della riscrittura incipitaria. Meco, sola pensando, mi vergogno. L'insolita immagine petrarchesca della matta pensierosa, che passa quasi inosservata tra le prevalenti identità di Laura, sembra dunque essere stata colta dalla scrittrice friulana quale più efficace prototipo per plasmare il soggetto finzionale femminile della propria poesia e rivendicarne un'autonomia di pensiero e una specularità d'azione rispetto all'auctor e agens maschile dell'ipotesto. Nell'inevitabile, anzi ricercato confronto con il testo di Petrarca, Colao non sembra infatti patire alcuna angoscia dell'influenza e tradisce talora una maggior libertà rispetto agli altri riscrittori spirituali. Prendiamo ad esempio il caso del Fragmentum 5, in cui il mirabile nomen di Laura si dissemina come un ipogramma entro il tessuto della parola poetica. Malipiero e Stefano Colonna scelgano di misurarsi con Petrarca nella soluzione compositiva dell'interpretatio nominis e, con esiti differenti, di differente valore, correggono il nome di Laura in quelli di Maria e di Gesù. Colao opta invece per la tematizzazione dell'atto stesso di invocazione divina, attraverso la rappresentazione di un moto meditativo rivolto verso la scorta del vero amore, ossia la Vergine. La significativa variazione «movo i sospir, movo la mente» segnala il dominio tutto interiore di questa imitatio Marie, che, proprio come in Vittoria Colonna, è anche il riconoscimento di una solitudine e di una fragilità tutte umane di fronte al mistero divino. Disattendendo una pedissequa imitazione dell'ipotesto, Colao afferma la piena legittimità di dare libero sfogo espressivo al celeste ardore, indotto da tale contemplazione estatica, e fa ciò nonostante i moniti altrui ad una inadeguatezza del suo canto. Ancor ch'io senta dirmi, il farle onore ed altri omeri soma che dai tuoi, che sembra peraltro rispondere al finale della riscrittura di Stefano Colonna, seppur vostra bontà non si disdegna, che d'un arbor che in ciel ha stesi i rami, parlarne mortal donna ardita vegna. La stretta connessione tra la dismisura del trasporto emotivo prodotto durante l'atto quasi mistico di contemplazione, io miro e tutta mi infiammo, e la necessità vitale di una sua espressione in forma di preghiera, costituisce del resto la più compiuta correzione da parte di Colao all'impasse su cui si fonda l'intero discorso lirico petrarchesco. Mi riferisco alla paradossale fluctatio animi tra il desiderio di possedere Laura e il buon proposito di fuggire dal suo dominio. Fluctatio che si incarna nella incapacità o nella non volontà dell'io lirico petrarchesco di dare ordine ai frammenti memoriali dell'amata, sparsi senza soluzione di continuità nel paesaggio fenomenico esterno e nella propria interiorità psichica. Alla messa in scena di una situazione di solitudine e stallo vengono contrapposti in Colao l'urgente, gioioso desiderio di dire e la fede nel fondamentale aiuto divino. Paradigmatica in tal senso è la riscrittura del Fragmentum 20, che è accostabile forse al sonetto 102 delle rime spirituali di Vittoria Colonna, secondo la numerazione del manoscritto donato a Michelangelo, per la comune ripresa della sequenza rimica rima, prima, lima e stima, e per l'elaborazione del motivo della scrittura poetica quale reazione alla sovrabbondante presenza del divino nell'umano, ma anche al sonetto 23 della medesima raccolta per la dialettica tra ardore dell'ispirazione ed estrema difficoltà del canto di lode. In Colao non rimane traccia del sentimento di vergogna suscitato nell'io lirico petrarchesco dal silenzio poetico che lo squilibrio tra l'eccellenza dell'oggetto di lode e la potenzialità del cantore va a imporre. Con maggiore originalità rispetto al precedente di Malipiero, Colao decide infatti di smontare l'impalcatura logico-retorica del modello, ossia la struttura di ripetute correlazioni contrastive, ricorro ma, più volte ma, più volte ma, e di riorganizzare il discorso intorno a un desiderio di fare poesia in lode della Vergine,
sì mi sprona il desir che più non taccia, che nelle terzine non trova più a ostacolarlo l'amplificazione del motivo dell'inadeguatezza delle umane braccia, bensì a supportarlo la percepita contiguità con l'oggetto di lode, perché tanto m'abbondi nel mio petto. Come spesso accade nei sonetti petrarcheschi, spetta a una congiunzione avversativa marcare il cambio di prospettiva dalla riflessione poetica marcare il cambio di prospettiva della riflessione poetica nel passaggio tra le quartine e le terzine, in questo caso in Colao il però del verso 9. Al ricordo paralizzante di Laura subentra dunque la presenza salvifica di Maria, al vorrei ma non posso la risoluta scelta della scrittura, sicché la naturale connessione ispirativa intelletto, mano, penna può ricominciare a funzionare in Colao. Se la mano alla penna in scriver versi, se la mano alla penna in scriver versi porrò, dal tuo bel lume il mio intelletto sarà soccorso con benigno assalto. Conformemente a quanto constatato nelle altre riscritture spirituali del canzoniere, la revisione dell'ipotesto petrarchesco passa anche attraverso una riconfigurazione dei concetti di spazio e di tempo. Per il primo aspetto, un terreno di confronto ideale è senza dubbio il Fragmentum 35, sonetto che offre una rappresentazione dell'idea di solitudine come autoesclusione dal consorzio umano. In Malipiero assistiamo alla fedele conservazione dell'ipotesto nella parte narrativa iniziale, al fine di attivare la memoria poetica del lettore e alimentarne un orizzonte d'attesa, poi frustrato, al verso 5, dall'immissione delle ideologiche keywords, vano error e volgari genti. La banalizzazione metaforica qui del dettato introspettivo petrarchesco serve a stigmatizzare la figura dell'io lirico perso in un vagare che è la finta soluzione ai suoi rovelli interiori. Nelle risposte di Madonna Laura, il simulato io lirico femminile trasferisce su di sé l'identificazione con la figura mitica del solitario e giustifica la sua autoesclusione dalla società come necessaria fuga dai vizi del mondo terreno. In Colao, invece, la situazione narrativa dell'ipotesto e degli altri ipertesti varia considerevolmente, poiché la solitudine viene presentata come una conquista interiore del soggetto lirico femminile e devoto. Come l'intensità estatica della meditazione, miro, par che avvampi, consente alla Colao agens di sentirsi sola con Dio nonostante si trovi tra le genti, così la stessa esperienza di preghiera annulla la sensazione di solitudine del soggetto immerso in un paesaggio da altri disprezzato e da lei stimato soave e piano, e si vede ancora il dialogo a distanza con Stefano Colonna. L'espressione poetica della solitudine viene qui pienamente riconfigurata in senso cristiano come occasione di ascesi contemplativa, e forse la spiazzante similitudine d'apertura, con tutta la sua memoria evangelica, vista anche stamattina, vale proprio da immagine mentale che guida la meditazione del soggetto lirico. All'agricoltore solitario, che osserva i solchi dei propri campi, con la speranza di veder presto sorgere da essi il frutto del duro lavoro, corrisponde l'io lirico che, nella solitudine della contemplazione di Cristo crocifisso, fissa il proprio sguardo nelle ferite del suo corpo passionale. Quasi solchi, queste ferite, da cui dovrebbe germogliare nuova vita, o anche occhi, sorgenti di luce, in cui rispecchiarsi per interrogare la propria memoria. I chiari lampi di Colao guardano, forse, alla vera ed invisibile luce che fra l'aperte sue piaghe a noi traluce del sonetto spirituale 66 di Vittoria Colonna, nonché forse all'intrinsechezza di costei, cito, con moduli espressivi tematico-lessicali ochiniani e della spiritualità valdesiana. Non diversamente, la sovrapponibilità tra le immagini della ferita e del solco consente di affiancare la similitudine di Colao alla chiusa del sonetto spirituale 74 della stessa Colonna, dove la piaga, offerta all'incredulo Tommaso, si riflette nel ciel a lui aperto e nell'orma lasciata ad ogni fedele. All'interno del discorso sacro cinquecentesco, e in specie nella lirica spirituale, come possiamo limpidamente vedere nel sonetto proemiale di Vittoria Colonna, l'immagine delle stigmate si presenta del resto nella forma di un concetto sintetico che per valore e finalità stratifica in sé più variazioni figurali dell'idea di segno e si offre quale espressione privilegiata del duplice registro metaforico della memoria,
da una parte come scrittura e dall'altra parte come spazio, nonché come occasione di testualizzazione del corpo e della realtà fenomenica. Pur mantenendo lo schema ipotestuale del dialogo interiore tra due stati dell'io lirico, quello passionale e quello razionale, la riscrittura del Fragmentum 242, ad esempio, sostituisce il generico colle, che distante ospita Laura, con il colle del Golgota, dominato dal segno della croce e dall'aperto lago della ferita cristica, dentro cui viene indirizzato il cor vago, entra tu là, che d'esser qui io m'appago. Assistiamo qui alle stesse declinazioni figurali delle stigmate, quale fonte di salvezza o quale dimora protetta dell'anima credente, che si rinvengono rispettivamente nei sonetti Penso che in ciel con puri leticanti e Ovunque giro gli occhi o fermo il core di Vittoria Colonna. In quest'ultimo, in particolare, insistendo sui deittici, Vittoria Colonna plasma le ferite cristiche come autonomo spazio interiore, sicuro porto, ove l'anima s'appaga e vive, ivi sonora per umil fede, ivi tutta si strugge per rinnovarsi all'altra miglior vita. Il rinnovamento, in una miglior vita, è reso possibile anche dalla revisione del ricordo della vita passata, e proprio sulle parallele riconfigurazioni della memoria individuale dell'io lirico e della memoria poetica collettiva si gioca gran parte del senso di operazioni di riscrittura spirituale come quelle di Colao. Se la memoria del Petrarca agens è assediata da innumerevoli e resistenti immagini dell'amata, come un terreno pieno delle orme dei suoi passi, secondo la felice immagine del Fragmentum 108, la memoria del nuovo soggetto lirico cristiano deve necessariamente riplasmare il proprio spazio memoriale attraverso l'ordinata struttura e le efficaci immagini che Cristo ha lasciato durante la sua passione, collocando esempi e norme sante lungo il santo giro della Via Crucis, secondo l'altrettanto felice immagine della relativa riscrittura di Colao. E se il Petrarca auctor chiedeva al destinatario individuato del suo sonetto, cioè l'amico Sennuccio del Bene, di piangere e sospirare per Laura, Colao prega gli spiriti gentili che la leggeranno, ossia forse quelle donne gentili dell'incipit, di condividere il suo cammino con la mente al Sacromonte, di levare al cielo un meditativo canto di preghiera, di trasformarsi, come fa lei, da lettrici in scrittrici. Esattamente come lei stessa aveva fatto di fronte alla poesia di Petrarca, esattamente come a tutte aveva insegnato a fare Vittoria Colonna. Grazie. Grazie Andrea di questo interessantissimo intervento su questa stranissima forma che è la riscrittura spirituale del Petrarca, è una specie di carnevale dell'intertestualità, nel modo in cui l'hai dimostrato benissimo. Passiamo all'altro intervento. Shannon McHugh is Assistant Professor of Italian and French at the University of Massachusetts, Boston. She received her PhD at NYU in Italian Studies in 2015. Her work has kind of proceeded along two lines. She's done a lot of work on later 16th century and early 17th century women writers, perhaps most importantly on the very little known Bolognese nun writer Diodata Malvasia. She translated and edited Malvasia's writings, and particularly and previously unknown convent narrative of resistance to Counter-Reformation directives, along with Daniele Calegari, that was published in 2015 in the Other Voice series, Diodata Malvasia, Writings on the Sisters of San Luca and their Miraculous Madonna. She's also worked on Chiara Matraini's late works of the later 16th century, and on Lucrezia Marinella. Her dissertation, however, was on a very
wide-ranging dissertation on gender and lyric in the 16th century generally. And her main publication from that so far, which has a title which really could have been the title of this conference, is Rethinking Vittoria Colonna. This is an essay on gender and desire in the Rime Amorose, published in The Italianist 2013. And her paper today is, again, coming out of that work on gender and lyric. And the title is, I Take the Male Imitators of Vittoria Colonna's Conjugal Verse. Thanks for that introduction, Virginia, and I want to add my thanks to Alice and Melly for all the work that they did, to Lucia, and to Virginia for inviting me, also for being the source of my great love for Colonna when I was a graduate student at NYU. In fact, Virginia described my dissertation as wide-ranging, but it bears noting that at my defense in 2015, one faculty member urged me to give up the ghost and just call it a Vittoria Colonna dissertation, because she was the star. So this is a paper about Colonna's marriage to Ferrante Francesco d'Avalos, or at least it's a paper about how that marriage was portrayed in verse. But I want to start with the marriage of one of her contemporaries. Baldassare Castiglione married Ippolita Torelli in 1516. Theirs was apparently a happy marriage, maybe even one we would call passionate. During times of separation, the two exchanged numerous love letters. In one that I really enjoy, he relates to her how he's making the whole city of Rome sick by telling everybody how much he misses his wife. But their happiness was not fated to last long. After they had only been married for 4 years, she died giving birth to their third child. And before Castiglione himself passed away 10 years later, he commissioned this tomb as their joint resting place. I'm sorry that the Latin text is a little hard to read, but hopefully you can see the English, which communicates his grief at her death. I live no longer, sweetest consort, he grieves, but I shall live again when I am buried in your tomb and my bones are joined with yours. This stone monument to marital devotion is striking and enduring, but one thing it is not is easily imitable. As a contemporary, you'd be hard-pressed to follow Castiglione's effort here. You would have to be able to travel to Mantua to even see the thing. You would have to be able to read and write in Latin, and you would have to have the connections and wealth to commission an architectural work of this magnitude, not to mention the fact that you probably only get one shot at it, 2 if you're lucky. And this is not nothing, because reproducibility really matters in a culture that prizes the practice of imitation. Enter Vittoria Colonna. I want to discuss her amorous verse as a monument to marital love, similarly public and permanent, but with the advantage of prompting interaction, imitation, and evolution. I aim to show how conjugal verse, that is poetry about marital love rather than unrequited passion, flourished after Colonna's model as an alternate but persistent vein of love lyric in Italy through the end of the 16th century. Why do I think it's important that we classify Colonna's poetry in this way rather than sticking to the simpler, already established category of petrarchism in morte? Let me give 2 reasons. For one, conjugal verse is more than a simple substitution of spouse for beloved from afar. There is something important in the specificity of details like anniversary dates and surnames. Conjugal verse gives us a glimpse into real marriages, and that is not to say that I think they are documentary portrayals of authentic emotions. I don't know if conjugal poets loved their spouses. I hope they did, but I don't really care. I can know, though, what they said. And from those utterances, we can surmise which emotions were deemed valuable in the social sphere. So this category of verse is interesting because it demonstrates a social embeddedness for which petrarchism has not always been credited. So that's one reason, and had I more time, I would elaborate on this aspect of conjugal verse. But my talk today will focus instead on a second reason to recognize this as a Petrarchan subgenre of interest, and that has to do with Colonna and influence. In the last 2 days, we have talked much about Colonna's importance for spiritual Petrarchism,
for spiritual petrarchs of both sexes, actually, from Michelangelo to Lucia Colao. And thanks to the work of people like Giovanna Rabiti, Diana Robin, and Virginia Cox, we understand well the impact that Colonna's so-called rime amorose had on female love lyricists of all stripes. But what we tend to discuss less is the impact that Colonna's amorous verse had on male love poets. I know you've all been worried at the end of 2 days dedicated to the life of the preeminent woman writer of the Italian Renaissance. You've all been sitting there thinking, but who will tell the men's stories? Problema risolto. I am here with this noble undertaking. In this talk, I will trace a line of influence stemming from Colonna's amorous verse, passing to Pietro Bembo, down to a group of Neapolitan widowers in her cultural sphere, and finally, through to a line of husband poets stretching to the end of the Cinquecento. I argue that, in addition to crediting Colonna for her innovation in the realms of spiritual petrarchism, as well as female-authored love lyric, we should recognize her as the founder of conjugal verse, and that doing so is key to expanding our understanding of the full extent of Colonna's authority. So I said a moment ago that conjugal verse has a specificity and a social embeddedness to it. And those might not be the terms that spring to mind when thinking of Colonna's amorous verse. Readers have been conditioned to understand Colonna as a talented but cold petrarchist. And I mean, saying that, I know I'm singing to the choir in here, but you know what it's like out in the wild. People don't appreciate her. Colonna seems to fare especially poorly when compared with fellow poets Gaspara Stampa and Veronica Franco. She supposedly lacks their untamable fire. But as we all know, contemporary responses to her love poetry were anything but frigid. And indeed, as I have written about elsewhere, I think some of her poets can be as sexy as theirs, as I just tried to fight with my students about last week. The modern preconception of Colonna is beginning to change, and I think that, of course, the companion has been really important in this regard. And I think, for example, Virginia's essay on Colonna's awareness of her own role as exemplar, even in the Rime Amorose period, is important in this way. But as modern readers, I still think we have to push back a little against our preconceived notions, this preconditioning to read Colonna's love as chaste devotion to a bodiless light in the sky. So let me offer as an example one poem in which Colonna is particularly specific about her beloved's identity. This is the sonnet, Qui fece il mio bel lume a noi ritorno, which recounts a memory of Davalos, returned from war, and recounting his 1,000 glories. And I've posted lines 5 through 11 here. Di mille glorie allor cinto d'intorno, ed onor vero in la più alta sede, facean de laupre udite in terra fede. L'ardito volto e il parlar saggio e adorno, vinto dai preghi miei, poi ne mostrava le belle cicatrici, e il tempo e il modo delle vittorie sue tante e sì chiare. So in the first line, Colonna refers to her husband by that famous solar nickname, Il mio bel lume, but this is definitely a man of flesh and blood. His distinctiveness is delineated by the fact that he speaks. This is not unheard of in Petrarchan verse, but it's also not typical, with this rhetoric that is saggio e adorno. And his corporeality and his singularity are reinforced by mention of his belle cicatrici, these beautiful scars. He bears a flawed and therefore recognizable body. His words and the corporeal imperfections together form signs that mark this man as a real person, Ferrante Francesco Davalos. And then interestingly, this feeds, of course, in the next line into these Vittorie, which we heard so much about yesterday with Veronica. So there's this way that I think conjugal verse often works, where it tends to, coming from her, tends to emphasize a mutual complementarity. His martial victories are matched by her own writing, Vittorie. To be fair, not all of Colonna's poems for her husband bear such traces of identity. Of course, she never names him a single time. But the thing about Colonna is that everybody knows who he is. This knowing is most clearly documented in Ariosto's praise of Colonna as wife for her wifely virtues in the 1532 Furioso. And I think that in general, this is just the effect of being what Anna yesterday termed a celebrity widow.
Contrast this specificity of identity with Petrarch's scattered descriptions of Laura, which were sufficiently vague as to make them appropriable by generations of future Petrarchists, all of whom could praise the yellow hair and red lips of their own respective love objects. Petrarch's was a beloved historically anonymous, who was she, we can never know, and oh so felicitously named, Laura brings the lauro. Colonna's instead is a beloved who is much more than a lock of hair or a gust of wind. And it's important to note that Colonna was not the first to write poetry for her spouse. Returning to Castiglione, we have this famous elegy he wrote for his wife Torre, in which he imagines her in a period of absence, gazing upon this portrait by Raphael. I feel like there's a joke in there about his opinion of himself and how it works into his love poetry, but I don't know quite what it is. It's charming anyway. So there's this single poem by Castiglione, you get other people like Ariosto writing for their wives, and closer to the scale of Colonna's project, the 15th century humanist Giovanni Pontano, about whose Academy we heard yesterday, composed De Amore Conjugali, an expansive 3-book collection of Latin verse about his domestic bliss with his wife Adriana Sassone. But what differentiates Colonna from those efforts, interesting though they are, is that she was the first to make it stick. She was the first to build an entire conjugal collection that would then inspire imitators. As we all know, Pietro Bembo first came to know Colonna's poetry in 1530 at the Bologna Imperial Congress, the same event when she came to the attention of Ariosto. During the early years of their friendship, Bembo suffered a personal tragedy, and that was the death of his longtime consort, Ambrogina Faustina Morosina della Torre, known as La Morosina. The definitive collection of Bembo's Rime, the posthumous volume of 1548, includes a series for her, 11 sonnets and 1 canzone. And I think it's important to say that theirs was no mere casual arrangement. Bembo and La Morosina were together for 20 years. They shared a home, and they raised 3 children, in a relationship that Gordon Braden has classified as, quote, a marriage in all but name. And I think the historical record bears out that classification. Mention of her occurs frequently in Bembo's letters. Their situation was not considered illicit, even though they weren't legally married, because it had no effect on his promotion to cardinal after her death. And most telling to my mind is the fact that Veronica Gambara sent Bembo a poem on the occasion of La Morosina's death. And Veronica Gambara is that bastion of moral rectitude, so if she was putting her name on the whole thing, it seems legitimate. When it comes to sources for Bembo's sequence for La Morosina, Petrarch's in morte poetry for Laura is surely the most salient. But Colonna's influence is irrefutable, making itself apparent in a piece like the anniversary poem Un anno si girato appunto. In this sonnet, Bembo describes La Morosina as il fior di ogni valore, il fior di ogni valore col fior di ogni bellezza insieme aggiunto. 2 flowers joined into one, a beloved possessing both valor and beauty. The reference is, of course, to Petrarch 186, in which the poet declares that if Virgil and Homer had known Laura, they would have written of her, mixing their epic style with the amorous. In the first tercet, which I've posted here, Petrarch portrays these 2 styles in terms of 2 different flowers, Scipio africanus, quel fiore antico di virtute e di arme, and Laura, novo fior d'onestate e di bellezza. So you see Bembo's innovation. Instead of comparing 2 flowers with different highly gendered traits, masculine bellicosity and feminine chastity, Bembo combines them into one. Only this is not Bembo's innovation. Colonna was the first to take Petrarch's twin blooms and combine them into one, embodying the qualities of both the epic and the amorous. Beyond the imitation of Colonna's economizing flower arrangement, Bembo's debt to her is signaled at the level of textual echo with the syntagm fior d'ogni. And I know that dating her verse is a little bit tricky, and so I'll just say in short on that Bembo's writing in 1536. This is the point at which Gualteruzzi has said she's moved on to other things, so that's my reason for believing that this is almost definitely coming before Bembo's contribution. So at the level of meta-literary reflection, Bembo's replanting of Colonna's single flower possessing both valore and bellezze, qualities both masculine and feminine,
I think may even be a nod to his regard for Colonna herself, who he famously described as being beyond her sex, and Michelangelo, of course, called a man within a woman. Bembo's influence on Colonna has been well documented, but what has yet to be explored is the impact that she had on him, and Serena Sepeño, of course, made this point beautifully yesterday. Bembo discovered Colonna's poetry in 1530, and in 1535, La Morosina died. This 5-year period marks the height of the two poets' correspondence and of Bembo's fascination with Colonna's lyric. So I don't think it should be surprising that we see evidence of him imitating her in this kind of verse. His every word about her demonstrated that he saw her as somebody worthy of imitation. He praised her poetry effusively. He described her as one of the most, quote, sound and secure judges of his own verse. And despite his position of authority, he accepted criticism from her, as we talked about yesterday, and strove to impress her with his own verse. The year that Bembo made Colonna's career by including her in his 1535 collection was also the year that La Morosina died. And when Bembo began writing his verse mourning her death, Colonna's collection of widowhood poetry, which had been circulating extensively in manuscript for several years, and components of which had been passing directly into Bembo's hand, would have been the closest model, temporally and thematically, for Bembo's mini canzoniere, mourning the loss of his consort of 2 decades. Bembo was the poetic tastemaker in this period. So when his definitive canzoniere was published in 1548, and when it included this set of poems on the death of the woman who had lived as his wife for more than 2 decades, this is an important moment because love for one's longtime partner, not just unrequited desire for a possibly unnamed woman, becomes a sanctioned element of the Petrarchist canon. The hints of conjugal verse imitation that we see in Bembo become more apparent and numerous in the following decade, when 3 Neapolitan poets who interacted with Colonna in life write their own poetry. This is Bernardo Tasso, Neapolitan by marriage, Bernardino Rozza, and Galeazzo di Tarsia. Tasso and di Tarsia wrote poetry for Colonna, and all 3 participated in her salon with Costanza d'Avalos on Ischia, as we heard yesterday. Between 1554 and 1559, all 3 of these men suffered the deaths of their own wives, and all 3 began circulating mourning poetry in manuscript, and soon after in print. Scholarship has previously grouped these men with Colonna under the category of conjugal poet. Giovanni Rosalba was the first. He wrote a piece on them all together in 1895. But her place of primacy has never been noted. So let's look at one poem by Tasso, closest to Colonna in life. His marital verse was published in 1560, although before I move on, I just want to take a moment to enjoy the fact that somewhere in the world there is a museum of the Tasso family and also la storia postale. So I've included the tercets of De perché così sciolta e si spedita. Se ancor l'amore maritale e casto servi, che viva mi portasti, morta, pietosa ormai di me piglia il governo. Non mi lasciare in questo oscuro inferno, in questo di mondane oriro e vasto tempeste mar, tu mio nocchiero e scorta. The poem contains a striking echo of Colonna here, where Tasso refers to his wife Porzia dei Rossi as his captain, his nocchiero. Though the term appears frequently in Petrarch's Canzoniere, it never refers to the beloved. Rather, it is Colonna who sets that precedent with her famous canzone Mentre la nave mia, in which she grieves that her ship is priva del suo nocchiero. Tasso may further intend to point readers back to Dante's description of Beatrice as quasi ammiraglio in Purgatorio 30. As Dante's metaphor occurs in the canto in which he is finally reunited with his lady for the first time since her death, it would be a fitting expression of Tasso's wish to see his wife again. And the possibility that Tasso is directing his readers to Dante and Beatrice is reinforced by his plea in the same tercet that his wife steer him through, quote, questo oscuro inferno. As Rachel Jacob has pointed out, Dante's admiral analogy reveals an appreciation for the proper and positive possibilities of female guidance, exactly at the moment when Virgil is replaced by Beatrice. So we have, in this important way, Tasso assigning the role of guide not to some ethereal Petrarchan beloved, but his real-life wife. And furthermore, we find Tasso making his wife spiritual guide in a poem that points readers to his own literary Beatrice Vittoria Colonna.
The impulse to mix his Petrarch with his Dante could even be coming through Colonna's poetry. Serena, for one, has recently written about the importance of Dante and his motif of the guide beloved for Colonna's Verse for Davalos. In the hands of this generation of widower poets, I don't have time to go into other poems by them, but I will say that we can already see conjugal verse evolving, becoming more concretely tied to the social institution of marriage and to real historical women. Think about how wild it is just to see the phrase amore maritale in a Petrarchan poem. This is not part of the original Petrarchan lexicon. You're not going to find it in Bembo or Della Casa either. So this evolution is even more apparent at the paratextual level. Tasso's marital sequence is set apart within his larger collection, given a separate title that calls her his moglie, and indicates that he sees this verse as different from the more traditional Petrarchan love poetry in the rest of the book. As for Bernardino Rota, his collection also uses the word moglie, adds her full name, how novel is that, and is actually an entire collection just on the death of his wife. It's almost a reproduction in miniature of Colonna's unauthorized 1538 canzoniere. And a quick note on this of interest is that later in 1560, he does a bigger collection with new poems on the death of his wife, also invita poems on his wife, and Eileen's question to Umberto made me think about how interesting this could be. This one comes with a commentary by his living friend, Scipio Ammiraglio, and there are a couple of points where he explicitly said this poem is pointing to Colonna, but as far as like the living friend doing the commentary, there's a connection there too. I think this is right after the 1558 corso. Also, it's like got this funny premise because he says in the dedicatory letter, Scipio Ammiraglio says, the reason I'm writing this dedicatory and not Rota is that he's down with the gout. So you just always have to be careful. Like, what could be worse? Your wife's dead and you have gout now. I'll say one last thing about this group of Naples-centered poets, which is that they represent another dimension of Colonna's importance in terms of regional identity. This is something Tobia Toscano has written about. He posits Alfonso Davalos as the prime mover behind an effort to maintain a distinctive regional vernacular literature, one that could be traceable to humanist greats Pontano and Sanazzaro, as an effort to resist the region being drawn into the Tuscan Bembus center. For Toscano, this resistance could not last forever. He says that by Colonna's death in 1547, this regional strength had given way, and the Trionfo Bembiano was complete. So one thing I find so fascinating about this little Scuola of widowers is that they suggest that maybe the battle wasn't lost, but was simply being waged on a different front, moving from language to ethos. And this dovetails nicely with the point that Shulamit was making yesterday about the lineage between Pontano and Colonna. So if we keep in mind the fact that, as I mentioned briefly earlier, Pontano wrote this collection of marital love, De Amore Conjugali, then the Neapolitan lineage that Alfonso dreamt of is maintained. But what defines it is a poetics of domesticity, which starts with Pontano, reaches its fullest realization in Colonna, and then lasts even beyond her death with these new poets. My last group of poets has us jumping forward to the end of the late 16th century, when domestic Petrarchism, so this is poetry for your spouse, but also for your children, really just takes off. And one reason that this kind of poetry becomes so popular is certainly the Counter-Reformation. This is the period when the church is reaffirming the sanctity of marriage, and so it's not surprising that lyric poetry reflects these kinds of values. We see it in other kinds of literature too. Brian Richardson, for example, has written about how we see many more treatises on love and marriage in this period as well. We can also trace a literary cause for this kind of explosion of domestic verse. This is just that Petrarchism changes in this period. It tends to become more concrete, almost novelistic in its style. We saw one poem yesterday by Francesca Turina that Anna showed us that has sparked a lot of conversation. And if you could see the rest of her canzoniere, you would be excited because it's very weird. She is very specific. She talks about things like losing a tooth,
breastfeeding, and having a miscarriage. So these were not really part of the original Petrarchan program. And Torina is kind of special, but her penchant for the concrete earthly details of domestic life is not unique. It's represented we can find it in a whole swath of conjugal poets, both women and men. And I'll just include one reference I think the climax of this movement that also connects to Andrea's paper is the Canzoniere by Orsato Giustinian, which comes out in 1600, and he has a series of poems for his wife that are very concrete. He does things like take the Petrarchan anniversary poem and change it into a poem about their actual wedding anniversary. He writes about their adoption of an orphaned nephew. That one's a good one. But I am not going to talk about this one. I'm going to finish up with somebody whose career trajectory I think is really interesting. This is a poet named Giuliano Gozzolini. When he was alive, he served for 4 decades as a secretary at the Ducal Court of Milan. He wrote historical and political writings in Italian and Latin, and he was a Petrarchist poet. He has been mostly forgotten in the 4 intervening centuries, but he has begun to reappear in scholarship in the work of researchers like Lino Bolzoni, Riccardo Bruscagli, and Armando Maggi. And in his lifetime, he was well connected in the literary world, and his poetry was popular enough to merit 4 different publications. A 5th posthumous version of Gozzolini's Canzoniere was released a year after his death, in good Bembo style, and this edition opened with a new element, which was a short biography of the poet. And this little biography recounts Gozzolini's numerous civic and intellectual accomplishments, but it concludes on a rather more intimate note, saying that Gozzolini never had any wife but the singular Signora Chiara Albiniana, and that so inflamed was he with the most ardent love for her, that for all his life he never loved another. And it was for her that he, fine and grave poet that he was, composed the present Canzoniere. So the biography not only narrates the poet's life, it instructs the reader on how to approach the poems which will shortly follow, namely, through the lens of Gozzolini's celebrity as a widower. Indeed, verse labeled as being for his wife is the single most prominent component of his collection, accounting for about half of the 300 poems, and so far it's the biggest collection that I found of conjugal verse. I wish I had more time to talk about the poetry itself because I think it's fascinating. There's like this interesting way that he processes his son's death in the language of his love for her. It's incredibly gynophilic on a lot of levels, and I think that you could look at it and say, oh, can it be that gynophilic? She still doesn't have a voice. He's the one writing about her. But interestingly, there's even evidence that she assisted with editing the final volume of his verse. So it seems like they did actually have this kind of interesting partnership. So for now, I will just highlight the similarities between this writer and the one we've all gathered to discuss. We have here a poet celebrated for a great body of amorous verse, whose love object is clearly understood by readers to be the poet's spouse. And there's even an interesting similarity in the Petrarchan nickname that he assigns, because her surname is Albiniana, so he calls her the Alba, so the dawn. So he's like, that when they got married, he must have been really congratulating himself, because his career could just take off now. He had the perfect Bel Sole nickname just built in. So what I think is so interesting, even beyond the content of the poems, is the structural and paratextual development of his Canzoniere over its 5 printed editions. This, to me, is the clearest testament to his desire to be seen as a loving husband. I'll try and summarize this quickly. So the first edition actually looks like a very standard mid-century Petrarchan Canzoniere, and one of the most important features of it is that there are at least 2 beloveds in there. There's the Alba, who is the wife, and then there's somebody who's referred to a lot by the Senhal, Selva. So Bruscagli thinks that maybe it was a woman whose name was Silvia. But then in each successive edition, Silvia is getting edged out, and the Alba is becoming more and more prominent. So in the second edition, her name starts appearing in capital letters a lot, and it includes the poetry for their son. So there's this really concrete domestic environment.
In the next edition, those things are true, and now we have a new section of correspondence verse, and more than half of the correspondence verse is Gozzolini talking with other poets about his wife. In the fourth edition, there's a new element, which is that the poems get these little arguments, the little subtitles, and so even poems that still have selva in them are now titled as, "This is a poem about my wife." And then by the last one, this is the one I referenced, where you also get the biography that says, all these poems were always for her. I find this so fascinating. It's a move worthy of, it's kind of Vita Nuova Dante style, right? Asking you to look at all the poems that he ever read, but assuring you that they were always for this one woman. History didn't give Giuliano the same life that Colonna lived, but he just writes that life for himself. And if Colonna was the new Artemisia, as Ariosto described her, then I guess we'd have to call Gozzolini the new Artemisia. If Colonna is a Renaissance univira, that Latin term the ancient Romans coined for the laudable one-man woman, then what would we call Gozzolini? In either Latin or Italian, there is no equivalent masculine term, which I guess reflects the sort of invisibility that these men had maybe then and definitely now in our scholarship. By way of concluding, let me first say a final brief word about the study of conjugal verse. To date, historians, as well as literary scholars, interested in the history of Italian marriage have focused on texts by civic and cultural authorities. These tend to be things like dowry records, legal transcripts, and elite conduct manuals for husbands and wives. The resulting scholarly narrative maps well marriage's utility for consolidating socioeconomic power and political power between families. But I would argue that this record is incomplete. Scholarship on the history of early modern marriage has yet to fully grapple with the sentiments expressed in less authoritative cultural artifacts, including love poetry. And I don't think that we should discount these portrayals simply because they are stylized. Pursuit of Laura was always inextricable from pursuit of the Lauro, even if Lauro was your wife. And Colonna, as I hope I have shown, was the mother of this endeavor. Cast as an Artemisia by Ariosto, Colonna, after death, came to have her own poetic remains interred within the lines of love poets of both sexes. This was a pivotal evolution of Petrarch's original in morte poetic model, sanctioned by Bembo and expanded in subsequent generations, both in terms of numbers of poets participating and in the progression of the vision of what conjugal verse could communicate. This is a development in which Colonna's authority must be recognized, not only in terms of Colonna studies per se, but because, as Virginia was saying yesterday, women writers still tend to be viewed as disciples rather than innovators. In a recent essay on women writers and authority, Rebecca West has reflected on the immortality imbued by, quote, becoming an adjective. She points out that the critical tradition is thick with adjectives like dantesco and petrarchesco. Yet women writers are much less likely, indeed it is nearly impossible for them, to rise to the critical status of adjective or school. Pamela Benson and Victoria Kirkham have declared that, quote, women's presence in national literary histories, generally speaking, has been less stable than men's, their niches more shallow or precarious, their memory more quickly occluded by time. It does seem that there is much still to recover from time in regard to Colonna's position of influence. For the last 2 days, I've been thinking a lot about Virginia's futurist fantasy of the grizzled reunion of this cenacolo of Colonna scholars in 2047. Given what we have seen over the course of this conference, one hopes that by the time we see each other again, our critical vocabulary will have expanded to include a term for colonista. Thank you. So thanks to Shannon for that very thought-provoking paper. I think together the two sessions this afternoon have been just a wonderful and extremely rich exploration of the resonance that Colonna's verse enjoyed in the later Cinquecento, along with what Anna said yesterday about Francesco Turina's response.
Thank you both for two really, really erudite papers. My question is for Shannon. I was curious specifically about the way in which conjugal verse, when written by men, was different in terms of a widower's capacity to remarry versus, say, a widow's capacity to remarry, as we heard about yesterday. Yeah, that is a good question. I can't think off the top of my head of, this is actually will be really interesting. I can't think off the top of my head of somebody that I've looked at who then remarried, because wouldn't that be the worst? You don't want to be that wife, right? Wouldn't that be the worst? But I would like to look into that. One thing that I do think is interesting as far as looking at men and women's poetry together is, I think something that I found that was surprising is that I don't think there's that much of a difference. Torina is kind of an outlier in the way that she can write. Gozzolini can't write about a miscarriage. Although, he's not, so there's like maybe some specifically gendered experiences. Also, I think he has like a really dirty poem that she probably would be hard pressed to imitate. And I was thinking about that one during Abby's talk, because there's, the Beinecke has an edition of Gozzolini's poetry in which there's this like pretty dirty sex poem, but it's okay because it's for his wife. But some reader didn't think it was okay because they crossed it out. They found it a little offensive. But going back to this idea that I think that what is interesting to me is that whether you're looking at comparing like a Rota and a Colonna, or later in the century looking at Torina and a Gozzolini, for the most part, they feel to me very similar. And that says something interesting to me too about maybe the way that we have to stop ghettoizing studies of women writers. Beh, io devo veramente ringraziare Andrea Torre per questa bella relazione, ma soprattutto perché ha restituito intanto un nome e un po' ha cominciato anche ad abbozzare un profilo, poi magari speriamo di riuscire a dare anche un volto a questa figura di incerta che apre appunto il secondo volume dei componimenti poetici di Luisa Bergalli. Effettivamente era, un punto interrogativo che era rimasto molto in sospeso, no? E adesso, alla luce delle informazioni che ci ha fornito, si può anche dire che in fondo Luisa Bergalli ci aveva in qualche modo messo sulle tracce, perché nella sua introduzione, nell'avviso ai lettori, lei parla esplicitamente sia di Uderzo sia dell'Amalteo, quindi chiaramente ci aveva dato delle indicazioni. Ecco, forse sarà anche se si può riuscire a ricostruire il percorso di questi manoscritti, no? D'altronde non è casuale che siano finiti appunto a Uderzo e a Treviso, e ci riconferma, quella presenza di una nobiltà, ma non solo di una nobiltà, perché chiaramente il nome Colao non appartiene al libro d'oro delle famiglie veneziane, una nobiltà se non di sangue, sicuramente di intelletto, che sapeva anche coltivare l'educazione delle figlie, perché effettivamente non solo a Venezia ma anche nella zona friulana ci sono delle presenze significative, e questa sicuramente è una di quelle. Così come la presentazione che ha fatto di questi manoscritti e di questa riscrittura, delle rime spirituali ci attesta. Quindi veramente devo dire che per me è una soddisfazione, visto che ho lavorato a lungo su Luisa Bergalli e anche cercando di capire il tipo di operazione culturale, oltre che di assemblaggio, no, delle presenze femminili, insomma. Quindi aver restituito un nome e già un profilo a questa figura è veramente, un passo avanti considerevole. Io sono veramente molto contenta di questo. Grazie. Allora, anch'io penso che siano due interessantissimi punti di vista che stanno anche molto bene insieme, cioè molto stimolanti, e non c'è proprio tempo, andrebbero approfonditi tutti e due, perché per esempio questa rapidissima carrellata che ha fatto Andrea ci sottraeva i testi, no?
uno non riusciva neanche a leggerli, che già aveva girato pagina, io non ho bisogno di tempo per leggere i testi. E l'unica cosa che mi interesserebbe, se tu hai capito, mi sembrava che lo accennassi, mi piacerebbero 2 parole in più, era la differenza notevole, mi sembra, tra la finta Laura, no? Che non ha, come dicevi, non ha nessuna soggettività. Invece mi sembra che questa Colao in più punti, io ignoro completamente, ma insomma in più punti lei riesce a esprimere proprio un altro punto di vista, cioè non è un'operazione puramente beghina, diciamo così, no? Moralista, di riscrittura, che sarebbe di nessun interesse. Cioè mi sembra che invece ci sia qualcosa di molto interessante, quindi se mi puoi dire un po' di più su questo. Invece su Shannon, che anche ha fatto un lavoro interessantissimo, e anche lì ci sarebbe moltissimo. Cioè, la cosa che mi interessa di più, su cui mi piacerebbero 2 parole in più, è che, come a me era già capitato di pensare che fosse una cosa molto interessante di Vittoria, il fatto che lei parlasse di un amore consumato, no? Corporeo, consumato, legalmente consumato, di cui quindi si può elegantemente accennare. Ecco, mi chiedevo, questo fatto senza precedenti, cioè questo fatto che veramente cambia la concezione dell'amore, no? Perché tutta la nostra tradizione è fondata sull'amore impossibile, cioè, insomma quella italiana sicuramente, non quella europea ma quella italiana sì. Quindi mi chiedevo, adesso questa apertura interessantissima invece sull'amore coniugale, no? che tu giustamente vai a vedere, in che modo cambia proprio ovviamente le caratteristiche dell'amore di cui si parla? Perché ecco un po' diciamo con Vittoria ce lo siamo posti, ma comunque lui era morto, no? Quindi è un po'... che succede lì e che succede se parlano gli uomini? Anche questo mi interessa molto. Yeah, thanks for this great question. So this is the article that this Rethinking Colonna article is a little bit about this idea that she's talking about somebody who's dead, but that there are a couple of poems where she seems really focused on his body, and so I showed this one, or another one is Sei in Oro, where she says, you know, she recalls Zeus's different different trysts on earth in the form of a bull or the gold coins, and she says, love, transform me. So she's using this very male sexualized set of myths to talk about her desire to see her beloved again. So I think there are actually traces of this even in her poetry that we're not used to finding. And then by the time you get to the late century stuff, this is one reason that those poems are so exciting, because, I mean, this is the reason that Gozzolini can have this poem that some late century reader scribbles out. This is the Counter-Reformation. You're not supposed to be having that kind of lascivious love poetry, but these conjugal poets are geniuses. They say, this is how we work around the prescriptions of the Counter-Reformation. You're promoting marriage, so are we. We are just converting that secular love of earlier petrarchism into marital love, and now we can be even more explicit maybe because it's consummated and sanctioned. Dunque, innanzitutto volevo ringraziare Adriana per le parole riservate alla mia relazione e rispondendo a sollecitazioni che mi davi, sì, in realtà questo qui è un aspetto che ho notato, ecco, dalla lettura di questi testi, e che costituisce, a mio avviso, la specificità della proposta di Colao, ragionando anche soltanto all'interno proprio di questo microgenere delle riscritture spirituali, no? La specificità di Colao sia in termini di ostentazione molto gioiosa di e consapevole di una dimensione autoriale, e quindi la volontà davvero senza grandi remore di mettersi in confronto, in controcanto diretto, no? con Petrarca, e anche a volte correggendo invece i controcanti molto più bacchettoni di Malipiero, di Salvatorino e soprattutto di Colonna, che chiaramente fa un'operazione ideologicamente molto rilevante, ecco, da questo punto di vista.
Dall'altra parte anche la piena ostensione di una soggettività proprio umana, no? Ad esempio nel suo rapporto con la religione, nel suo rapporto con Dio, come viene descritto qua. Cioè qui non ci troviamo di fronte alla situazione canonica appunto delle riscritture spirituali, in cui di fatto lo scheletro del testo petrarchesco viene mantenuto e viene riversato dentro un nuovo materiale, no? E molto spesso, a volte funziona l'operazione, a molte volte si crea una forte dissonanza, no? Anche nel gioco di memoria tra ipotesto e ipertesto. Qui invece no, pur mantenendo davvero il suono dei sospiri, Colao in realtà fa un'operazione poetica del tutto originale e sentita, e descrive, mi sembra di aver inteso, anche un rapporto particolare, no? con la meditazione, con la preghiera, no? A differenza degli altri modelli di spiritualizzazione. Per esempio, da quel poco che ho visto, emerge ad esempio un rapporto estremamente gioioso con l'atto di preghiera, no? Nulla, anche nella stessa definizione di una revisione penitenziale, no? della propria esistenza, però nulla di tetro, insomma, rispetto alle altre moralizzazioni. E poi secondo me ecco, un altro aspetto di una consapevolezza autoriale è il costante riferimento ad un voi, cioè il costante riferimento ad un pubblico di lettori. E questo secondo me è in realtà è il grande problema che andrà affrontato se si vuole affrontare questa autrice, cioè definire effettivamente il corpus, definirne la traduzione e capire anche perché, ad esempio, appunto non ha avuto poi, non è approdata alle stampe, non è approdata né in forma parziale né in forma integrale, e l'unica volta che è approdata alle stampe è arrivata in forma di incerta, no? No? Come anonima, ecco. E lì chiaramente anche come ha mostrato insomma, Virginia nei suoi testi ci sono tantissime motivazioni, no, per cui questa operazione non sia arrivata alla fine o sia arrivata in questa forma, no? Però sicuramente, ecco, nonostante ciò, ecco, anche sul piano semplice della progettazione a livello manoscritto e della circolazione a livello manoscritto, perché comunque Orsato Giustinian qualcosa da aver letto anche per aver poi fatto un testo di lode e averlo inserito, no, all'interno, no, del suo... una circolazione ci deve essere stata, e anche il suo far riferimento a voi che leggerete, no, implica comunque il discorso di una volontà, no, di renderle leggibili. Infatti a me è venuto un po' naturale anche quando insomma ho cercato di ricostruire questo percorso, no, del fare poi un grande salto in avanti a 700 di Pellegra Bongiovanni, perché lì è un'operazione effettivamente che assomiglia, no, a quella di Colao come costruzione di una soggettività lirica e di anche in realtà poi lì sì che si fanno i conti in modo dialettico si danno le risposte giuste insomma all'io lirico petrarchesco, no? E quindi sì, da questo punto di vista mi sembra che questo possa essere uno degli indirizzi in cui prosegue la ricerca. Well, if there are no immediate questions, I think we might take the opportunity to break here. We have, I think, 10 minutes before the scheduled starting time of the final session. We could probably have 5 minutes more, 15 minutes before we reassemble for the concluding round table. I think it'll be very interesting because inevitably in the course of this discussion, the issue of the standing of Colonna first, but also women poets more generally within the canon has come up again and again. So I think we should have some very interesting things to say. So 15 minutes.